Buongiorno a tutti. Buonasera. Si dice giorno o sera? Si dice buona quel che l'è. Anche lei. Sono Samuel Pura della Pura Immobiliare. Io anche. No, cioè sì, più o meno. Si chiama Mauro lui. Ah beh, bravo. E benvenuti a queste vitamine del martedì, dove vi portiamo un po' di suggerimenti, consigli, topic, temi molto interessanti. Yes. E questa volta, ancora una volta, tocchiamo una cosa che appassionante trovo. Come aiutare i giovani a diventare proprietari della loro casa. È una cosa che vedo che ti sta sul cuore. Sì, da una vita. Forse anche perché ho cominciato presto e mi ricordo tutto quello che creava dentro di me, questo diventare proprietario. E posso immaginarmi che ci sono tanti giovani come me allora che oggi vorrebbero diventare proprietari, che hanno forse bisogno di una spintarella. Sì, non sanno neanche di avere la possibilità di poter diventare un proprietario. Esatto. Si pensa nero su bianco, queste sono le regole, pam pum, non si può uscire dagli schemi, non ci sono altre soluzioni. Esatto. E invece una ce n'è. E una ce l'è e una ce anche n'è. altre, però una cosa che abbiamo visto negli ultimi tempi sta creando un po' di interesse, ed è quello dell'affitto con riscatto. Sai che proprio oggi ho ricevuto una chiamata, Ah sì? una persona che conosco che mi parlava di eventualmente fare un affitto con riscatto. Ecco, e anch'io oggi con due coppie che vogliono dall'Italia, cioè rispettivamente una coppia già si è trasferita qui, sono amici di loro che vorrebbero trasferirsi qui, vorrebbero iniziare un commercio, Sì. e dunque anche lì abbiamo detto sì, si può affittare, punto. Se già devi affittare, perché non cercare di avere qualche cosa indietro? Non è detto che funziona, ma vale la pena provare. Sì, di ricevere qualcosa in più, intendi, no? Esatto, che praticamente in generale tu paghi l'affitto, questi 2000 franchi al mese è come se li butti fuori dalla finestra e non li vedi mai più. Sì, Ecco. volano via. Volano via, bye! Se invece, non dico che funziona sempre, però si può, e secondo me, come lo vedo, per dei giovani come voi, si deve provare. Sì. Si deve provare, assolutamente. Sì, hai detto bene, l'affitto con riscatto non è una cosa che funziona sempre, No. perché bisogna avere anche l'altra parte che vende, che è d'accordo, volenterosa, no? Di venire incontro. Sì. Però, ecco, una cosa che abbiamo già parlato diverse volte, magari devi bussare a 10 porte finché arriva quello lì che si apre. Sì. E noi è un po' la nostra passione. È un po' la nostra passione di creare i presupposti affinché si possa avere una società più radicata, più ricca, più anche perché il fatto di comprare casa ti fa diventare parte. Sì, metti radici, no? Si dice, metti radici. Esatto, poi non è sempre positivo mettere radici, perché anche dobbiamo avere l'elasticità, però la casa quando ce l'hai diventa anche una cassa pensione. Sì, ma diciamo per i prossimi 5-10 anni tu fai parte di quella comunità con magari anche più un impegno rispetto a uno che affitta, perché l'affitto sai che puoi andartene o se vuoi, è più facile, no? Esatto. Invece tu compri non solo la casa, compri la comunità, compri il vicino, compri la Migros, no? Sì. È Diventi diverso, parte. no? È diverso, diventi parte. È affascinante. Poi abbiamo anche all'interno, quello che dico sempre, ancora oggi lo dicevo, questi affitti con riscatti, it's tailor-made, fatto su misura per ogni persona. È vero. Tu vieni, mi dici, ma io no. Aspetta, dire, ma io no. Sì. Parliamone. Tante volte è così che inizia magari come questo amico che mi ha chiamato oggi, è già iniziato un 4-5 mesi fa o anche di più, ma va che non è impossibile che tu non puoi comprare, sai? Esatto. Magari con un affitto con riscatto, poi sai, cresce e poi dopo sì, potrei far così o far cos'ha, c'ho queste possibilità, però ogni persona è diversa. Ogni persona è diversa. L'importante è che si inizia la conversazione. È bravo, esattamente. E dopo magari è anche più facile di quello che si pensa, perché abbiamo comunque tutti qua in Svizzera questo secondo pilastro. Se uno lavora da diversi anni ha lì soldi da parte, si sa che su questo benedetto 20% che la banca vuole, il 10% può essere la cassa pensione, e quindi alla fine mancano il 10%. Sì. Ecco, uno. Sì. La seconda cosa
che dobbiamo di nuovo assolutamente accendere questa scintilla. Ancora io da una settimana a questa parte sto contattando tutte le banche e mamma mia, hanno di nuovo di questi tassi super interessanti. Sì. Anche 10 sì. anni parlava, ma cosa facciamo? 1,5, 1,6? Come? Mamma mia, di nuovo siamo a questi Sì. livelli. Fai un piccolo calcolo, tu hai 1 milione, non dico che puoi averlo, ma hai 1 milione di credito ipotecario all'1,5, sono 15.000 franchi all'anno. Sono quanto? 1.200, 1200. Paghi un 2,5 a Locarno oggi. È impossibile, è impossibile. Eh. Quindi dopo, chiaro, si deve accedere a questo 1 milione, sicuramente per Chiaro, la bisogna maggior- qualificare. e sì. la maggior parte non è possibile, ma lasciamo perdere il milione, facciamo pure mezzo milione Sì. per cominciare, trovare un appartamento che forse che non è la cosa più lussuosa di questa terra, ma cominci, entri in una procedura con le banche, sei proprietario, dopo magari, se vuoi, dopo come dicevi tu prima, 5-10 anni lo vendi, è inutile, rientri in un altro. Fai girare. Sì, diciamo che quando compri o acquisti, si apre un mondo, no? Si apre un mondo, inizia a avere nuove conoscenze, come funziona questo lato della società, no? Che si è andato a creare nelle centinaia di anni, è molto interessante, si aprono 1000 nuove possibilità. E sappiamo che ad oggi il 43% circa della popolazione è proprietaria. Dunque il 57% no, tu che ci ascolti non so se sei proprietario, ma se non lo sei, fatti vivo, vai avanti, poi se non ti siamo simpatici va anche bene, chiama qualcuno d'altro, ma fallo lo stesso. È un mondo affascinante questo qua, e penso a tutti quanti ci può dare una marcia in più. Molto, molto pratico. Prendi l'esempio di 500.000 che hai detto prima, il 20% è 100.000, tu magari c'hai nel secondo, terzo combinato, c'hai 50.000, dici però altri 50.000 di liquidità in banca non ce l'ho, ok, ma in quanti anni li puoi pagare questi, no? Esatto. Non devi acquistare subito, acquisti tra 2-3 anni, si firma comunque qualcosa che è ufficiale, ma bisogna solo aspettare quegli anni in più. È come se si accumula a piggy bank, no? A piggy bank diventa un salvadanaio. Come che te vedevo non veniva la parola. Salvadanaio. E poi dopo c'è l'altro, per esempio, no? Questa benedetta società lì, come si chiama poi, a Lugano, che hanno questi investitori che se hai una casa nuova, loro fanno investimenti dove praticamente questo gruppo compra la casa per te. Sì. Geniale. E loro hanno questa politica che la comprano per chi vuole fare affitto con riscatto. Però una delle condizioni deve essere una casa nuova, non prendono case, non so, più di 5 anni se non mi sbaglio, però anche una soluzione. Sì, che se non sai, non sai. Se non sai, non sai. Esistono soluzioni diverse. Esatto. Se poi è un venditore che ha anche questa mentalità di voler aiutare i giovani, e ci sono bellissime persone, hanno una certa età e dicono ok, bello, sì, facciamo, ecco. Dopo ci può anche essere la persona, come ne ho uno adesso, che è disposto a fare affitto con riscatto, ma non abbiamo la proprietà giusta per lui. Non ancora, appunto. È venuto, boom, ci ha detto cosa vorrebbe e adesso sto cercando per vedere se la troviamo. Quindi qualsiasi sia il tuo obiettivo, la tua idea, ma anche commercio, non è solo per residenziale, anche commerciale, è un negozio, paghi l'affitto, dici ma a un certo momento anche lì potrei fare, perché no? Noi abbiamo diversi spazi commerciali dove anche lì si potrebbe fare questa soluzione. Come avevo menzionato prima, no? All'iniziare la conversazione, perché la conversazione apre il processo, si inizia, no? Si inizia, si apre qualcosa dentro della persona, dentro di sé, dove iniziamo a tirare idee, a tirare nuove versioni di un possibile futuro, no? Esatto. Una cosa che già 40 anni fa, adesso al passato remoto, feci, giusto? Sì, bravo. Se sono francese, perdonatemi, ormai. Sì. Non lo so, in questo caso è un po' strano, feci. Sì, va bene. Abbiamo capito. Cosa feci? Ti piace dire quella parola? Cooperativa immobiliare. Cooperativa immobiliare. Parlavamo cos'era? 1984. Con tanto di roba da dinosauri. Ed è anche questa un'idea dove si potrebbe capire
adesso abbiamo un terreno molto importante nel Luganese, non dico che i proprietari siano disposti, ma potrebbe essere interessante se ci fosse tutta una serie di ragazzi, di persone interessati, mettersi insieme acquistare o anche un palazzo. Abbiamo lì un palazzo. Sì, ma diciamo che l'appello nostro è di non restare fermi. Non restare fermi. Perché bravo. il primo ostacolo siamo noi stessi. Io, no, non posso. Sì. E dunque non mi interesso nemmeno. Quando magari in realtà tu puoi e ti potrebbe interessare, no? Esatto. Dunque l'appello è quello, no? Parliamone. Sì. Adesso, se vi permetti, faccio una piccola connessione con la spiritualità. Vai. Dai, perché una delle cose che a me ha toccato molto quando ho cominciato a aprirmi a questa dimensione mistica, che la nostra scrittura ci promette non una vita facile, ma ci promette una vita abbondante. E questo è una cosa che in questi anni, sono 39 anni adesso da quando ho avuto questo incontro mistico, e devo dire è stato abbondantissimo dei frutti. Sei tu? Ecco. Insomma, vale la pena vivere questa vita, viverla al 100%. Quindi l'invito è: fatevi vivi. Bravo, da vita porta vita. Vita porta vita, bravissimo. Facciamoci vivi, bravo. Grande. Io sono la vita, la verità e la vita. No, sì, il cammino, la verità e la vita. No, io e lui. Ecco, no. Va bene, grazie che vi siete sintonizzati. Ahí estamos, híjoles. Non è un'altra lingua. Adesso non comprendo questo idioma. È appena tornato, caro. Si vede che sono un po' abbronzato. Vuoi raccontare qualcosa? Ma ringraziate al cielo che esiste il piano regolatore qua da noi, perché ho visto di quelle cose in Colombia incredibili, mamma mia. Sì. Va bene, una buona serata, per l'attenzione. giornata, è tutto. A tutti. Ciao. Ciao.